Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete notare, la qualità è aumentata notevolmente. Oggi siamo al lago di Garda in questo spettacolare resort. Oggi parleremo di 3 segreti che molto probabilmente dopo questo video questi 3 segreti non lo saranno più, su come risparmiare denaro, soprattutto se in questo momento non ce l'hai. L'ultimo di questi 3 segreti è il più importante, quindi guarda il video fino alla fine. 3 pilastri fondamentali per me per risparmiare denaro, soprattutto all'inizio, quando avevo necessità di accumularlo per metterlo da parte per finanziare quello che erano i miei progetti, le mie idee, i miei investimenti. Il primo pilastro, il primo punto, qual è che è? La prima forma di guadagno, sapete qual è che è? È proprio il risparmio. Faccio un esempio, anzi ti faccio un esercizio, ti invito poi a farlo a casa. E cosa consiste questo esercizio? Prova ad aprire il tuo conto bancario, ok? Oppure prova a fare una lista anche senza aprire il tuo conto bancario. Magari chi sta guardando questo video è proprio l'inizio e un conto ancora in banca non ce l'ha, però ti invito a fare una cosa: prova a pensare cosa hai fatto oggi, ok? Quali sono state le tue azioni che hai fatto oggi e quali sono state le spese anche che hai avuto oggi, e dividilo in 2 categorie: quali sono state le azioni che ti hanno portato a guadagnare più soldi e quali sono state le azioni che non ti hanno portato a guadagnare più soldi. Ti faccio un esempio: andare a fare la spesa, per quanto sia fondamentale per un essere umano nutrirsi, è un'attività che va messa nella sezione spese, ok? Anzi, non solo è un'attività che non ti ha prodotto denaro, ma anche ti ha sottratto denaro dalle tue tasche. E prova a pensare, se hai un conto in banca, guarda tutte quelle cose, tutti quei costi che potevi risparmiarti. Per esempio, quante volte sei andato a cena questo mese? Ok? Quante volte hai fatto aperitivo questo mese? Quante volte sei andato a comprare dei vestiti di cui non avevi bisogno? Quante volte hai pagato quella determinata cosa che non era necessaria? Necessaria cosa intendo? Per me necessaria quando al primo posto ci dovrebbero essere quelle che sono le spese primarie per sopravvivere. E ti dico, dovresti essere talmente tanto ossessionato a questa cosa qua, che io per esempio quando dovevo uscire magari a fare un appuntamento o prendermi un caffè, ero quella persona che quel caffè, anche se è €1, e tu dici ma €1 che cosa me ne frega? €1 non lo spendevo, ragazzi, ok? Perché? Perché la prima forma di guadagno è il risparmio, ok? Secondo punto è stato quella cosa lì che hai in mente in questo momento che vuoi comprare, che sia un telefonino, che sia la macchina, che sia una casa, che sia quel paio di scarpe, quella borsetta, quel paio di occhiali, quella maglietta, qualsiasi cosa. Fatti sta domanda: se costasse 5 volte tanto, la compreresti ancora? Oppure un'altra strategia che ho sempre utilizzato è: fatti una foto, magari vai al supermercato, vai nel negozio in cui dove puoi comprare quella determinata cosa, fatti una foto nel mentre che ne so, vuoi comprarti una macchina, vai al concessionario, fatti la foto, dopo una settimana riguardi quella foto e dici ma era un momento in cui avevo quell'istinto, no? Quell'istinto compulsivo di strisciare la carta per comprare la macchina, piuttosto che puoi farlo anche con un paio di occhiali. Prova, mettiti gli occhiali che vuoi comprare, magari quelli di, che ne so, il tuo brand preferito, Gucci, per dirti. Vai da Gucci, fatti la foto allo specchio, tra una settimana riguardati quella foto e dici: ma questi occhiali che costano €1.000 hanno veramente senso? Ok? È una cosa veramente che mi serve? Credimi che tante volte quando fai questo esercizio, ti fai la foto e te la riguardi a distanza di qualche giorno o settimana, dici vedi, non era così importante come pensassi. Ok? Questa sarà una strategia che ti permetterà di risparmiare una marea di soldi veramente. E l'ultimo, quindi il terzo step, il terzo pilastro per me è stato annullare e azzerare tutti quelli che sono abbonamenti inutili. Pensate ragazzi che, per esempio, il primo abbonamento che mi viene in mente è l'abbonamento per il telefono, ok? Sapete quanto spendevo all'inizio gestore della SIM, no? €5 al mese, ok? €5 al mese. Ero andato a cercare quello che costava di meno. Perché? Perché quello per me era una cosa fondamentale,
ma se ho la possibilità di risparmiare, perché no? E tu magari potrai dire sì, ma tra 10 e 5 euro poco cambia, sono solo 5 euro. Sì, ma a distanza di un anno quanti sono quei 5 euro? A distanza di 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, quanti sono quei 5 euro che si accumulano? Perché questo è uno, ma se lo fai anche per tutti gli altri abbonamenti, che può essere Netflix, che può essere Spotify, che può essere no, non si può dire ok, prova a pensare quanti abbonamenti hai attivi in questo momento. E attenzione, abbonamenti, cosa intendo? Intendo cose, servizi che tu stai pagando, che ti stanno sottraendo soldi dalle tue tasche e che non ti stanno portando soldi per le tue tasche, ok? Soldi dentro le tue tasche, ok? YouTube Premium, a meno che tu ti formi tramite YouTube, guardi YouTube, se lo usi per ascoltare canzoni è un abbonamento che ti puoi tranquillamente risparmiare, a meno che YouTube Premium ti serva per vedere questi video senza pubblicità, vero? Netflix, ok? Ma se sei in una situazione drastica dove quei 7-8 euro fanno la differenza, allora è arrivato il momento di eliminare e azzerare anche quel costo. Un altro vizio, peggio ancora, che possono essere magari sigarette per la maggior parte delle persone, quelli sono tutti vizi e costi fissi ogni mese che le persone tante volte non ci pensano, ma prova a riflettere, prova a mettere su carta, così almeno vedi e valuti quanti soldi effettivamente stai buttando ogni mese, ogni anno, perché le persone non si rendono conto di quanti soldi spendono in alcol, di quanti soldi spendono in serate, di quanti soldi spendono in sigarette. Fai un conto, scrivilo su carta, perché fin quando provi a vederlo dentro la tua testa non ce l'hai bene impresso quel numero. Ti invito a riflettere su una cosa, prova a pensare se tu stai spendendo in questo momento 5 euro al giorno in vizi, abbonamenti, cose inutili. Sai cosa sono questi semplici 5 euro al giorno? Sono 150 euro al mese, che sono più di 1000 euro all'anno, 1300 euro all'anno. Nella realtà dei fatti questo vizio, questo abbonamento non ti è costato 1300 euro, ma se tu hai un lavoro da dipendente e guadagni 8 euro l'ora, lavori 40 ore a settimana, non ti è costato 1300 euro, ma ti è costato un mese della tua vita per un vizio che potevi tranquillamente eliminare. Detto questo, spero che questo video sia stato utile, ma soprattutto mi auguro che non sia tempo sprecato, ma che tu abbia effettivamente investito questi 5-10 minuti a guardare questo video. E come fai a sapere se effettivamente li hai investiti questi 5-10 minuti? Se finito questo video inizierai a tutti gli effetti ad applicare quelli che sono questi consigli pratici, quelle che sono queste strategie, perché tra un anno, quando riguarderai questo video, oppure tra un anno, quando riaprirai il tuo conto bancario, ti ricorderai di questo video e magari sotto questo video mi lascerai un bel commento con scritto: grazie Luca, grazie a questi consigli ho risparmiato X centinaia di euro. Grazie Luca, grazie a questi consigli ho risparmiato X migliaia di euro. Ok, ci vediamo presto, un saluto a tutti e buon lucro. The last to fall.